Andiamo a guardare a tutto questo mondo dagli occhi di chi invece si affaccia alle aziende per la prima volta, oppure attraverso gli occhi di chi è appena entrato in azienda e quindi si trova a dover relazionarsi con tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato fino adesso. Di fatto quello che accade è che le persone che entrano in azienda o che sono in azienda da poco si trovano a dover gestire una situazione che in parte è strutturata. Le aziende hanno delle norme, hanno delle regole, hanno una struttura organizzativa, hanno innumerevoli procedure, hanno tutto un set di elementi che disciplinano ruoli, attività, cosa deve essere fatto, in che tempi e quant'altro. Ma al tempo stesso le aziende al loro interno, pur avendo tutta questa strutturazione, hanno un sacco di aree di ambiguità. E la parola ambiguità è una parola chiave in realtà, perché rappresenta uno degli elementi che non soltanto le nuove generazioni che entrano o sono appena entrate in azienda devono saper gestire, è un qualcosa che chiunque all'interno del mondo organizzativo deve imparare a saper gestire. Quindi parlando di quali sono le competenze che oggi diventano competenze fondamentali per poter essere efficaci all'interno di questo mondo così dinamico, così in evoluzione, il saper lavorare all'interno di contesti che per certi aspetti sono strutturati e per altri sono assolutamente caratterizzati da aree grigie, da aree di ambiguità, è una competenza fondamentale. E di certo questo non è qualcosa che si impara sui libri all'università, non è qualcosa che l'azienda ti insegna ad affrontare, è una competenza che di fatto deve essere sviluppata dalla persona stessa. Quindi diventa molto importante sapersi adattare, saper evolvere assieme al sistema all'interno del quale si entra. Ho menzionato la parola sistema non a caso, perché di fatto l'azienda è un grosso sistema. Ora, uno dei rischi che si corre quando si entra a far parte, soprattutto di realtà multinazionali, realtà molto grandi, è che ci si concentra quasi interamente su quello che è il proprio ruolo, su quella che è la propria area funzionale o comunque su quella che è l'area del business all'interno della quale si lavora. C'è veramente poco che viene fatto da chi entra in azienda, ma a dire la verità da chiunque operi all'interno di un sistema organizzativo, per poter sviluppare una visione più completa di questo organismo. Quindi un'altra competenza molto importante che diventa una competenza di successo all'interno di questo tipo di mondo riguarda la capacità di andare oltre il proprio ruolo, di andare oltre la propria funzione, di essere curiosi, di cercare di capire come quello che si fa è collegato a tutto il resto dell'organizzazione. Uno dei consigli che mi sento di dare a chi è appena entrato in azienda oppure chi si sta affacciando al mondo aziendale è quello di non aspettarsi che una volta dentro questo mondo ci sia necessariamente un processo di onboarding che spieghi tutte queste cose, che vi accompagni a comprendere il mondo all'interno del quale siete entrati. Diciamo che idealmente questo è quello che tutte le aziende vorrebbero vedere, però poi nella pratica per tutta una serie di ragioni non accade. Siate curiosi, fate domande, sta a voi creare le condizioni affinché possiate capire il mondo in cui siete entrati, affinché possiate essere efficaci all'interno del vostro ruolo. È importante che ci sia proattività da parte vostra nel capire il sistema all'interno del quale siete entrati a far parte e soprattutto crearvi anche quelle relazioni che possono permettervi di sviluppare questo tipo di conoscenze. Ora, la cosa bella è che non ci sono solo sfide nel momento in cui si entra a far parte dell'azienda, evidentemente ci sono anche tante belle cose, tante opportunità. Parlando di cambiamento, l'opportunità è proprio quella di poter essere coprotagonisti del cambiamento. Quindi l'altro suggerimento che mi sentirei di dare è quello di non aspettarsi che il cambiamento sia necessariamente qualcosa che cade dall'alto, che abbia a che vedere con input che vi vengono dati rispetto a come dovreste essere, cosa dovreste fare. Sentitevi parte integrante del sistema e come tali avete la possibilità di dare un contributo e di essere protagonisti.